tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, o bentornati. In questa lezione vedremo come esprimiamo lo stupore in italiano, quindi vedremo cosa diciamo quando siamo stupiti, quando siamo sorpresi, e vi darò tante espressioni diverse che potete utilizzare per arricchire il vostro vocabolario. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, tutte queste espressioni in italiano che si utilizzano per esprimere la propria sorpresa, il proprio stupore, ve le darò qui in ordine di intensità. Quindi partiremo da quelle meno intense e poi vedremo quelle più forti, quelle più intense. In ogni caso, però, parlando di sorpresa, si può capire che la sorpresa è già mediamente intensa, ok? Mediamente forte, siamo già piuttosto sorpresi, giusto? Piuttosto stupiti, quindi in realtà queste espressioni, le prime espressioni che vedremo sono medio intense e poi vedremo quelle più forti, più intense. Allora, partendo dalle meno intense, sono per esempio espressioni in cui esprimiamo il nostro stupore, la nostra sorpresa, rispetto a una situazione che può essere sia bella sia brutta, o rispetto a una notizia che ci viene data, reagiamo rispetto a una notizia che ci viene data, che può essere bella o brutta, ok? Ma in ogni caso è una notizia, una situazione piuttosto comune, quindi non sarà una notizia del, per esempio, abbiamo vinto la lotteria, ok? Perché lì si reagisce in maniera molto più forte, ok? Se diciamo qualcuno che abbiamo appena vinto la lotteria, quindi utilizzerà un altro tipo di espressione molto più forte, più intensa, che vedremo appena tra poco, ok? Quindi si tratta, dicevamo, queste espressioni di sorpresa, di stupore rispetto a una situazione piuttosto comune, come per esempio potrebbe essere che abbiamo appena trovato un nuovo lavoro, oppure siamo stati promossi al lavoro, a una posizione più elevata nella gerarchia, oppure ci sposiamo, quindi qualcosa, magari anche una novità nella nostra famiglia, per esempio, oppure andiamo a fare una bella vacanza. Quindi queste sono situazioni, questi sono tipo di eventi o di notizie che possiamo dare a un'altra persona a cui può reagire con sorpresa, sì, ma non con tanta sorpresa, ok? Quindi espressioni medio intense. Allora, quali sono queste espressioni? Per esempio possiamo dire davvero. Quindi ho trovato un nuovo lavoro e inizio la settimana prossima, e la persona dice davvero? Davvero? Oppure andiamo in vacanza alle Maldive l'anno prossimo, e la persona con cui stiamo parlando dice veramente, quindi davvero, veramente. Possiamo poi dire sono stata promossa a manager settimana scorsa. La persona con cui stiamo parlando dice sul serio, quindi abbiamo visto davvero, veramente, sul serio. Possiamo dire anche parli sul serio, oppure dici sul serio, quindi parli sul serio, dici sul serio. E poi possiamo utilizzare anche la congiunzione ma davanti a davvero, veramente, sul serio, e anche ma parli sul serio, ma dici sul serio, e in questo modo si rafforza la nostra sorpresa, il nostro stupore. Quindi possiamo dire ma davvero, oppure ma veramente, oppure ma sul serio, oppure ma parli sul serio, ma dici sul serio, ok? Quindi tutte queste espressioni medio intense per esprimere la nostra sorpresa. E possiamo anche dire a livello molto colloquiale ma pensa, oppure ma pensa un po'. Per esempio, sai che mia cugina si sposerà il mese prossimo? E l'altra persona dice ma pensa, oppure ma pensa un po', molto informale, molto colloquiale. E si può anche dire caspita,
per esempio, mettiamo sì, del viaggio alle Maldive: "Ah, andiamo alle Maldive l'anno prossimo", e la persona dice: "Caspita!", quindi è positivamente sorpresa, ecco quel "caspita", okay? E poi abbiamo espressioni che utilizziamo quando la nostra sorpresa, quando il nostro stupore è davvero, davvero grande, okay? Sono per esempio situazioni non molto comuni qui, per quello che reagiamo in maniera più forte, più intensa. Potrebbe essere, per esempio, che davano questo concerto tutto esaurito e noi però siamo riusciti a trovare 2 biglietti, quindi una situazione piuttosto anche inverosimile, okay? Oppure potrebbe essere che abbiamo vinto alla lotteria, quindi non comune per niente, okay? Oppure magari ci trasferiamo in un paese straniero, quindi situazioni non comuni, anche a volte un po' inverosimili, okay? Quindi reagiamo in maniera molto forte a questo tipo di notizia, rispetto a questo tipo di evento o situazione. Che espressioni sono? Possiamo dire che notizia, ok? Oppure possiamo dire accidenti, accidenti, sì, siamo veramente tanto stupiti, ecco, se diciamo accidenti, quindi ho appena vinto la lotteria, l'altra persona dice accidenti, ok? Oppure possiamo dire anche non mi dire, oppure non ci credo, quindi non ci credo, quindi tutte col punto esclamativo anche, siamo proprio, quindi è molto molto esclamativa queste espressioni. Possiamo dire anche non posso crederci, non posso crederci, oppure ma stai scherzando, e possiamo dire anche sono senza parole. Qui si utilizza questa espressione sia reagendo a una notizia positiva che a una negativa, quindi tipo una persona può essere magari licenziata ingiustamente oppure può essere messa in esubero, mettiamo il lavoro, ce lo viene a dire e noi diciamo sono senza parole, quindi non solo una reazione ad una notizia, un evento positivo, ma sono senza parole, lo si utilizza anche in reazione ad un evento negativo, sono senza parole. Stessa cosa per sono allibito, lo si sente spesso utilizzare per una situazione un po' anormale, ok? Magari non molto positiva, quindi sono allibito, sono allibita. Possiamo poi utilizzare anche l'espressione rimanere di sasso, quindi sono rimasta o sono rimasto di sasso, quindi quando qualcosa che ci viene detto ci provoca quella tanta sorpresa, quel tanto stupore e reagiamo che quasi non riusciamo a muoverci. Questo ecco che come dire, ci blocca la cosa, come se fossimo diventati dei sassi, come se ci trasformassimo in una pietra, ecco, come si dice infatti anche rimanere impietriti, giusto? Rimanere impietriti, quindi si sta fermi così dallo shock quasi della notizia, ecco, dalla sorpresa, e non si riesce a muoversi, per quello che si dice rimanere di sasso o anche rimanere impietriti, ok? E si può dire anche rimanere di stucco, lo stucco che è quel, come dire, è formato diciamo da gesso, ecco, l'impasto formato per lo più da gesso, che viene utilizzato per pareti, ecco, per coprire, per rivestire pareti o anche soffitti. Quindi si dice anche rimanere di stucco, che equivale a dire rimanere sbalorditi, ecco, sbalorditi. E poi un'ultima espressione per oggi è alla faccia, che traduce in inglese un po' come un holy cow, ok? Alla faccia. Ed è molto colloquiale qui e esprimiamo sorpresa anche qui in reazione ad una situazione, un evento, una notizia positiva oppure negativa. Quindi potrebbe essere che qualcuno ci dice mi hanno appena triplicato lo stipendio e noi diciamo alla faccia, quindi siamo piacevolmente sorpresi, è una situazione positiva a cui reagiamo, oppure potrebbe essere tra una spesa e l'altra ci parte tutto lo stipendio e non riusciamo a risparmiare niente alla fine del mese, mettiamo. E noi diciamo alla faccia, quindi una notizia più negativa, ecco, e reagiamo comunque, diciamo, alla faccia, quindi sia situazioni positive che negative con cui esprimiamo alla faccia la nostra sorpresa, ok? E niente, penso che qui ci siano stati 18
18 espressioni diverse che avevo contato, ecco, tra queste, quindi 18 espressioni diverse per esprimere la vostra sorpresa in italiano, quindi spero che l'abbiate trovata utile questa lezione che terminiamo adesso, e se sì, fatemi sapere come è andata, scrivetemi nei commenti anche se avete domande, così che rispondo lì. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!